Allora, iniziamo ora una serie di video per l'analisi critica di tutta la parte della Genesi che va dal paradiso terrestre, la cacciata di Adamo ed Eva, fino a Caino e Abele e il diluvio universale con Noè. Questi passi noi li interpreteremo secondo l'interpretazione storica degli stessi, nel nostro caso con l'ipotesi che tutta la Genesi rappresenti la metafora del passaggio da scimmia, del passaggio evolutivo dell'uomo da scimmia antropomorfa a Homo sapiens. Abbiamo già visto come un grandissimo antropologo, Werner Keller, nel suo La Bibbia aveva ragione, ha ricostruito tutta la storia biblica, individuando tutti i passi come effettivamente sia nei luoghi sia negli avvenimenti come effettivamente accaduti. Purtroppo non possiamo dire lo stesso del paradiso terrestre, perché non eravamo ancora sapiens, eravamo ancora scimmie antropomorfe, e possiamo soltanto dare un'interpretazione mitologica secondo quanto descrive Platone nel Timeo. Platone dice che i miti servono hanno un valore storico della parte più antica dell'uomo. Sicuramente la Genesi contiene varie contraddizioni, tant'è che delle varie versioni a un certo punto i capi rabbini i capi ebraici scelsero quelle che secondo loro erano più vicine a una verità religiosa ebraica, ma le contraddizioni rimangono. Ad esempio, quando Dio crea l'uomo, a sua immagine e somiglianza, da subito lo crea maschio e femmina. Quindi ci sarebbe una contraddizione evidente quando dopo dice che sente la necessità di dare una compagna ad Adamo. Questa però potrebbe essere una semplice trasposizione temporale di scarsa importanza. Più preminente è invece, per la nostra tesi, è il concetto dell'alimentazione. Infatti, ad un certo punto, Dio dice esattamente, dopo aver posto l'uomo nel paradiso terrestre, dice: ecco, vi ho dato tutta la vegetazione che fa seme, che è sulla terra, che è sulla superficie della terra, e ogni albero sul quale è frutto di un albero che fa seme vi serva di cibo. Innanzitutto notiamo il plurale, si rivolge quindi ad Adamo ed Eva, nonostante il passaggio della creazione di Eva sia successivo. Ma naturalmente questo, secondo la nostra ipotesi, non può significare altro che una cosa molto semplice, che all'inizio la scimmia antropomorfa aveva un'alimentazione vegetariana. Quando Noè esce dall'arca, Dio lo chiama e gli dice testualmente: ogni animale che si muova ed è vita vi serva da cibo, precisando: come nel caso della verde vegetazione vi do in effetti tutto questo. Quindi nella Genesi è proprio una trasposizione temporale tra la prima fase, in cui c'è sono solo un'alimentazione vegetariana, a una seconda fase, il post-diluvio, in cui anche gli animali servono di cibo. Quindi il passaggio da una alimentazione esclusivamente vegetariana ad una alimentazione onnivora. La cosa molto bella anche è che il cibo che era presente sopra nel paradiso terrestre non era solo buono, ma anche appetibile, anche bello da vedersi. Quindi il fatto che Adamo non doveva fare altro che prendersi cura di questo giardino senza sforzarsi, senza lavorare, senza nulla, avendo poi, lo vedremo dopo, essendo inconsapevole della sua sorte mortale,
era quanto di più desiderabile potesse esserci per un essere vivente, tant'è che noi quando dobbiamo dire qualcosa di veramente bello, diciamo era un paradiso terrestre. E poi c'è un altro passo estremamente importante. Quando Dio dà la proibizione di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza, gli spiega che se Adamo ed Eva compiranno questo errore, cioè mangeranno questo frutto proibito, specifica che non morendo morirai. Un'altra traduzione è quella di positivamente morirai. Vedremo dopo che cosa significa, perché in realtà né Adamo né Eva muoiono. Ma allora perché Dio sembra quasi che dica se mangiate questo frutto morirete? Lo vedremo proprio dalla interpretazione letterale delle parole bibliche dell'ebraico antico, che è esattamente non morendo morirai.